Buonasera a tutti, grazie mille. È per me bellissimo poter essere qua con voi oggi. La prima cosa che ho pensato quando ho ricevuto questo invito è stata, secondo me, il consenso, quello vero, possiamo darcelo solo noi. Ed è di questo che voglio parlarvi oggi, dell'importanza di darsi il consenso di essere noi stessi. Perché? Perché viviamo in una società che da quando siamo piccoli ci dice come dobbiamo vestire, come dobbiamo essere, come dobbiamo muoverci, come dobbiamo ridere, come dobbiamo parlare, cosa dobbiamo fare. E questo a me, per primo, per tanti anni ha portato a perdere di vista chi fossi veramente. Certo, complice anche la mia disabilità, perché ho in qualche modo fatto di tutto per dimostrare alle persone di essere normale. Non mi davo il consenso di essere unico nella mia disabilità, nel mio corpo, nel mio essere, perché avevo paura che quell'unicità in realtà mi portasse lontano dagli altri, mi portasse a non essere accettato, mi portasse a essere diverso. E di fatto la diversità mi ha spaventato tantissimo, perché quando sono nato non se ne parlava e non era così conosciuta a livello mediatico. Pensate che da piccoli i miei genitori non potevano andare online e capire o parlare con altri genitori con la stessa facilità con la quale oggi noi adulti e i ragazzi possono parlare e incontrare persone che vengono da ogni parte del mondo. Ma il fatto di non essermi dato il consenso di essere me stesso, il fatto di non essermi dato il consenso di esprimere per tantissimi anni le mie emozioni, per paura di essere giudicato, per paura di essere rifiutato, per paura di non essere amato, in realtà è stato proprio ciò che mi ha portato, dopo tanti anni di lavoro su me stesso, di introspezione, di consapevolezza, a aiutare gli altri a comprendere quanto sia importante ripartire da sé. E allora voglio parlarvi di tanti tipi di consenso, perché il primo tipo è, secondo me, il consenso di fare le cose come ci piace farle. Considerate che ora, da qua non si vede, però chi mi conosce lo sa, io non ho neanche le gambe, ne ho una un po' più corta in realtà. E non avendo le mani, quando ero alle elementari, per poter disegnare e scrivere mi sedevo sopra il banco e facevo tutto con il piede. Un giorno, durante una lezione, l'insegnante di religione vide che io stavo utilizzando il piede per prendere quel poco di colla che mi era rimasto nel tubetto. Dovevo fare un disegno, dovevo incollare un foglio ed ero presissimo, perché i miei genitori da quando ero piccolo mi avevano insegnato a fare tutto ciò che potessi fare con ciò che avevo a disposizione. E allora io avevo infilato il ditino del piede dentro quel tubetto di colla e quando lei mi vide mi sgridò fortissimo perché mi ero sporcato. Non sapeva, perché era una supplente, che io in realtà facessi tutto in autonomia, ma quel momento preciso mi colpì tantissimo, tant'è vero che tornai a casa in lacrime e da quel momento ho smesso di usare il piede per fare tantissime cose davanti agli altri. Pensate, per me il piede è come una mano. Chiaramente posso fare le cose molto più velocemente che con le braccia, alcune cose perlomeno, ma da quel momento io ho smesso di usare il piede davanti alle persone. Per tantissimi anni non ho utilizzato tutte le mie risorse perché avevo paura di essere visto diverso. È bastata una sgridata di una maestra che ha condizionato per tantissimi anni la mia vita. E la cosa incredibile è che tante volte noi viviamo a 20, 30, 50, 80 anni ancora condizionati da ciò che abbiamo vissuto, che magari è stato un semplice avvenimento, ma che vissuto quando eravamo piccoli ha avuto un impatto emotivo incredibile sulla nostra vita. E allora qua si lega un altro tipo di consenso, il consenso di amare il nostro corpo. Oggi i filtri nei social ci portano a nascondere i nostri difetti. Facciamo 200 foto prima di postare quella giusta nella nostra pagina Instagram o Facebook o così via, senza renderci conto che fino a quando non impareremo ad amare davvero il nostro corpo per quello che è,
non saremo in grado di essere noi stessi e di amare, di farci amare davvero dagli altri. Se noi nascondiamo quello che siamo, e anche qua io per tanti anni l'ho fatto, perché per tanti anni io non volevo essere visto come la persona disabile. Ok, quindi nascondevo sempre il mio piede, per quanto fosse utile, sempre sotto i pantaloni, in modo tale che nessuno dalla carrozzina potesse vederlo. Oppure cercavo di nascondere le braccia, a meno che non mi fossero utili per fare qualcosa. Oppure cercavo sempre di mettermi nel profilo più bello per cercare di fare colpo sulle persone. Ma poi ho compreso che l'unico modo per essere amati davvero dalle altre persone è quello di darci il consenso di amarci esattamente per come siamo, perché è nella nostra unicità che gli altri possono davvero riuscire a cogliere ciò che abbiamo di speciale. E poi c'è il consenso di darsi e di godersi la libertà. Per tanto tempo mi sono sempre chiesto: ma io veramente cosa posso fare? Cosa devo fare? In realtà, a un certo punto, il passaggio fondamentale è stato trasformare quel devo con quel posso e con quel voglio. Perché, vedi, noi dobbiamo fare tante cose nella nostra vita, ma la vera domanda è: cosa vogliamo fare? Perché cosa dobbiamo fare lo sappiamo. Ce lo diciamo costantemente e ce lo ricordano costantemente anche tutti gli altri. Ma cosa vogliamo fare? E qua ci ricolleghiamo a quello che abbiamo vissuto da poco, il Covid, la pandemia che ci ha portato a essere bloccati a casa per tanto tempo, a riflettere sulla nostra vita. Durante la pandemia la vita ci ha sbattuto in faccia la verità. Non potevamo uscire, non potevamo scappare, dovevamo pensare, dovevamo ascoltarci, dovevamo guardarci attorno perché era più difficile distrarsi. E allora siamo stati costretti a renderci conto di cosa veramente fosse allineato ai nostri desideri. Tante famiglie, tante coppie si sono allontanate. Perché? Forse perché si sono rese conto che non erano davvero fatte per stare le une con le altre. Tante persone hanno cambiato lavoro. Perché? Perché forse hanno capito che c'era una libertà molto più importante, che forse non stavano facendo ciò che davvero volessero fare o dovessero o potessero fare per essere realmente felici. Ecco, le passioni tante volte sono sottovalutate e qualcuno può pensare: ma come, tu lavori nelle aziende e parli di passione? Sì, parlo di passione perché una persona che ama ciò che fa è una persona tanto, ma tanto più produttiva, perché è una persona che ha entusiasmo, è una persona che non si blocca davanti alle difficoltà, è una persona che si dà il consenso di cambiare velocemente le sue strategie e di sbagliare. E questo è un consenso fondamentale del quale vi voglio parlare oggi, è il consenso di fallire, perché abbiamo vissuto un periodo storico in cui il fallimento viene visto come la fine e invece il fallimento è l'inizio. Si è parlato di startup e il fallimento è l'inizio di ogni startup, perché tutti noi ogni giorno abbiamo idee che possono funzionare e che non possono funzionare, ma se non vediamo il fallimento come una parte fondamentale del processo non saremo mai in grado di avere davvero dei grandi risultati. Perché? Perché la paura di fallire ci porta a non agire, perché la paura del rifiuto ci porta a non avvicinarci, perché la paura del fallimento ci porta a non provarci. Ed ecco che fino a quando noi non riusciamo a superare tutto questo, non riusciamo a darci il consenso anche di sbagliare, non riusciremo a darci il consenso di avere davvero successo. E poi vi voglio parlare del consenso di soffrire. Darci il consenso di soffrire e di comunicarlo alle altre persone. C'è una domanda che ci facciamo e che ci fanno spesso e che facciamo spesso ed è: come stai? E io non sento quasi mai una persona dire non sto bene, perlomeno non quando sto lavorando, a meno che non stia lavorando con una persona non si sia rivolta a me per raggiungere un obiettivo, ma solitamente quando incontri le persone per strada, senti un amico: come stai? Bene.
la paura di dire guarda in questo momento sto soffrendo, guarda in questo momento ho delle difficoltà. E la stessa cosa succede nei social dove vogliamo far vedere la nostra vita perfetta, la nostra vita piena di sorrisi, la nostra vita piena di successo. Ci stiamo dimenticando di essere persone perché ci stiamo focalizzando troppo sull'essere dei profili, sull'essere dei personaggi, ma in questo modo stiamo perdendo un'altra parte fondamentale di noi, che è quella emotiva. Oggi purtroppo si parla ancora troppo poco di emozioni e invece le emozioni sono fondamentali e sono fondamentali tutte. E quando si parla di emozioni, spesso le persone parlano di emozioni positive e di emozioni negative. E invece no, dobbiamo anche qua darci il consenso di accoglierle tutte le emozioni che viviamo. Pensate come sarebbe una vita senza paura. Spesso quando parlo a platee meravigliose come la vostra, le persone mi dicono beato te che non hai paura. E io dico ma guarda che non è vero. Se io non avessi quel briciolo di paura, prima di iniziare a parlare alle persone, non si attiverebbe dentro di me l'adrenalina che mi permette poi di tirare fuori la grinta e di parlare con il cuore e di essere in connessione con le mie emozioni. Invece tante volte la paura viene vista come un freno. Si dice gestisci le tue emozioni. Io ormai da anni dico no, le emozioni non vanno gestite. Datti il consenso di incanalarle, datti il consenso di accoglierle, datti il consenso di abbracciarle, datti il consenso di metterle al servizio dello scopo e dell'obiettivo che vuoi raggiungere nella tua vita. Tutte le emozioni sono meravigliose e se non ti dai il permesso di viverle e le blocchi, non ti dai il permesso di vivere davvero appieno la tua esistenza. Se non ti dai il permesso di amare, non ti stai dando il permesso di essere amato. Quindi tutte le emozioni sono fondamentali e io ho fatto un grande errore nel 2018, quando è morto mio figlio, che seguito già da tantissime persone nei miei social, ho subito voluto far vedere che io avessi gli strumenti per non soffrire, che ero forte, che ero un grande formatore, che ero un grande coach. Ho fatto uno degli errori più grandi della mia vita, perché ne ho pagato le conseguenze dopo. Ma ho imparato la bellezza, invece di fermarmi, di saper piangere anche davanti alle altre persone, perché oggi dobbiamo renderci conto che la forza, che il coraggio non sta nel nascondere la nostra debolezza, ma nell'avere la capacità di mostrarla. Nel momento in cui ti dai il consenso di mostrare la tua fragilità, significa che ti sei già accettato in toto, nella tua totalità. E allora sì che sei davvero forte, e allora sì che puoi davvero raggiungere dei risultati straordinari. E poi c'è il grande consenso che abbiamo difficoltà a darci, ed è quello di dire di no. Dire di no quando veniamo invitati a cena, perché forse abbiamo voglia di fare altro. Dire di no quando ci viene chiesto di fare una cosa, perché forse non è davvero in linea con i nostri valori. Dire di no a una relazione che non dà il giusto valore alla nostra esistenza, perché abbiamo troppo bisogno di stare con gli altri e non ci rendiamo invece conto che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è dentro di noi e che fino a quando dipendiamo da qualcosa di esterno a noi non vivremo davvero liberi, ma vivremo sempre legati, perché il bisogno non ci rende liberi di scegliere. E allora datti il consenso di dire no e pensa adesso qual è il primo no che dirai quando uscirai da questo evento meraviglioso, perché tante volte dire no a qualcosa significa dire sì a te e a qualcosa di ancora più grande, di ancora più allineato a ciò che sei, a ciò che desideri. E poi c'è il consenso di essere felici. Io a volte vedo che in questo periodo di pandemia, adesso con la guerra, quando escono dei post che parlano di felicità, arrivano dei commenti di persone che dicono: ma come fai a ridere? Ma ti sembra giusto sorridere? Ma non ti vergogni a parlare di felicità in un momento in cui le persone soffrono? Ragazzi, tutto questo è assurdo.
perché tutti noi soffriamo, tutti noi soffriremo sempre e questo come esseri umani non lo potremo mai cambiare, lo possiamo solo accettare. Ciò che però possiamo fare è darci il consenso di scegliere come soffrire, e darci il consenso di essere felici e guardare ciò che va bene, anche quando mille cose sembrano andare male. Datti il consenso di essere felice, anche se il mondo attorno a te è grigio. Sorridi e riempilo di colore. E oggi il consenso finale con il quale vi voglio salutare e ringraziare è il sorriso di esserci anche quando non si informa, perché io sono qua a casa con la febbre, sarei venuto con la febbre anche là, ma purtroppo in tempi di pandemia non ti fanno imbarcare se la temperatura è troppo alta, questo ormai lo sappiamo tutti. Tra l'altro a gennaio ho superato 27 giorni di Covid, ho gli effetti del long Covid, mi dimentico a volte le parole, le sbaglio, ma mi sono detto una cosa: non importa come sarà, non importa se sbaglierò delle persone, delle parole, ecco appunto, io andrò là e darò tutto me stesso, perché ho deciso di darmi il consenso di essere me stesso, sempre e comunque. Grazie.